Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parliamo della differenza fra decidere che, decidere di e decidersi a. Argomento suggerito da Armani Barboncino. Grazie mille per l'ottimo suggerimento. Anzi, ne approfitto per dire, se ci sono dei video che vi piacerebbe vedere, degli argomenti che vi interessano, scrivetemelo nei commenti qui sotto e pian piano cercherò di accontentare tutti nelle prossime settimane. Dunque il verbo decidere è molto interessante. Comincerò dalla differenza fra decidere che e decidere di e poi parlerò di decidersi a. E alla fine aggiungerò anche l'aggettivo deciso seguito dalla preposizione a. Cominciamo da decidere che e decidere di. Qui abbiamo innanzitutto la solita differenza fra costruzione esplicita, decidere che più verbo coniugato, e costruzione implicita, decidere di più infinito. Dico la solita perché si trova con molti altri verbi. E come con gli altri verbi, la cosa principale è che quando il soggetto è diverso, dobbiamo usare la costruzione esplicita, quindi decidere che. Ho deciso che sarai tu il protagonista del mio film. Io decido e tu sarai il protagonista del film. Soggetti diversi. Quindi non abbiamo scelta, dobbiamo usare la costruzione esplicita. Con questa costruzione in genere si usa l'indicativo, come nel mio esempio. Ho detto che sarai tu. Sarai è un futuro dell'indicativo. Quando il soggetto è lo stesso, invece, in genere usiamo la costruzione implicita. Ho deciso di scrivere un libro. Io ho deciso e io scriverò il libro. Oppure ho deciso di dirglielo. Io ho deciso e io glielo dirò. Ma possiamo usare anche la costruzione esplicita e possiamo dire ho deciso che glielo dirò. Ho deciso che scriverò un libro. Quindi, quando il soggetto è lo stesso, abbiamo le due possibilità, costruzione implicita o costruzione esplicita. Ora, sono esattamente equivalenti o c'è differenza? Secondo me c'è un po' di differenza. C'è una differenza a livello di significato e poi c'è una cosa da tenere presente a livello dei tempi verbali. Cominciamo da questo secondo punto, i tempi verbali. Quando io dico ho deciso di dirglielo, può significare che gliel'ho già detto oppure che non gliel'ho ancora detto. È solo il contesto che chiarisce quale dei due intendo. Per esempio, se tu mi dici allora cosa fai, glielo dici o no? Mettiamo che io debba rivelare un segreto a Gianna. E io ti dico sì, ho deciso di dirglielo, glielo dico stasera. In questo caso ovviamente non gliel'ho ancora detto. Ma possiamo anche immaginare una situazione in cui tu mi dici ho visto Gianna, sapeva già tutto. E io ti rispondo sì, ho deciso di dirglielo, gliel'ho detto ieri sera. Nei due casi la prima parte della frase è identica, ho deciso di dirglielo. E quindi è il contesto che chiarisce se gliel'ho già detto oppure no. Se invece uso la costruzione esplicita e dico ho deciso che glielo dico o ho deciso che glielo dirò, significa sicuramente che non gliel'ho ancora detto. E ovviamente non posso dire ho deciso che gliel'ho detto. È una frase che non ha senso. La seconda differenza riguarda il significato e si capisce meglio con un esempio. In questa intervista Michelle Hunziker dice «A 9 anni, guardando la TV, ho deciso che avrei sposato Eros Ramazzotti». A 9 anni Michelle Hunziker non conosceva Eros Ramazzotti, sicuramente non erano fidanzati, lo vedeva in televisione. Quindi dicendo «ho deciso che avrei sposato» indica un progetto ancora lontano nel tempo, indica una risoluzione. Quindi questa è la differenza, cioè dicendo per esempio ho deciso che studierò medicina, indico un progetto per il futuro, magari sono ancora a scuola, magari devo ancora superare degli esami, ma ho deciso che questo sarà il mio futuro, ho deciso che studierò medicina. Mentre se dico ho deciso di studiare medicina, potremmo essere in una situazione un po' diversa. Magari ho appena iniziato l'università, magari mi sono già iscritto alla facoltà di medicina, oppure sto per farlo. E come ho detto prima, è importante ricordare che solo quando il soggetto è lo stesso abbiamo queste due possibilità. Passiamo alla costruzione riflessiva.
decidersi a fare qualcosa. Innanzitutto è cambiata la preposizione. Utilizziamo la preposizione a seguita dall'infinito e si tratta di una costruzione implicita, quindi possiamo usarla solo quando il soggetto è lo stesso. Mi sono deciso a scriverle. Io mi sono deciso e io le scriverò. Ma la cosa importante è la differenza fra decidere di e decidersi a. In generale direi che si usa decidersi a quando c'è un periodo di esitazione, un periodo di incertezza o di riflessione prima di fare qualcosa, prima di compiere un passo. Per questo si usa spesso questa espressione con parole come finalmente ti sei deciso, oppure dopo averci pensato a lungo mi sono deciso a eccetera eccetera. Per esempio, se io vedo che sulla tua macchina hai messo il cartello vendesi e non sapevo che avessi intenzione di cambiare macchina, ti chiederò: ah, hai deciso di cambiare macchina? Mentre se da tanto tempo tu dici che vuoi cambiare macchina, mi ripeti sempre che la tua macchina non funziona, ne abbiamo parlato spesso, e io vedo il cartello vendesi, ti dirò: ah, finalmente ti sei deciso a cambiare macchina. Quindi nel primo caso forse l'enfasi è più sul fatto che cambierai macchina. Hai deciso di cambiare macchina? Mentre nel secondo caso l'enfasi è più sul fatto che finalmente hai superato questo periodo di incertezza, di riflessione. Vediamo un paio di esempi. Passarono giorni e settimane prima che si decidesse a tornare al filatoio. È quello che dicevo prima, c'è questo periodo, passarono giorni e settimane prima di prendere una decisione. E il periodo non deve per forza essere molto lungo, come si vede da quest'altro esempio. Prima di decidersi a parlare ci volle qualche minuto, poi prese a parlare a bassa voce. In questo caso sono solo pochi minuti, ma c'è comunque l'idea di superare questo periodo di incertezza. E questo non significa che ogni volta che c'è un periodo di riflessione io poi debba usare decidersi a. Per esempio posso dire: non sapevo se votare a destra o a sinistra. Dopo averci pensato a lungo, ho deciso di non votare. In questo caso ci ho pensato a lungo, ma uso ho deciso di perché c'è questa idea di compiere una scelta fra destra, sinistra e la terza possibilità, non votare. Mentre l'espressione decidersi a non indica tanto una scelta, ma indica un passo che si compie. Finalmente mi sono deciso a compiere questo passo. L'ultimo punto che voglio ricordare è l'aggettivo deciso, che quando si riferisce a una persona ha un significato un po' diverso perché indica una persona determinata. Si può usare da solo o con la preposizione a. Una persona decisa a tutto è una persona pronta a tutto, una persona pronta a fare qualsiasi cosa. In questo esempio abbiamo: bisogna che i compagni siano oggi decisi come non mai. Significa che i compagni devono essere più determinati che mai. E si può usare anche con un verbo dopo la preposizione a, come in quest'altro esempio. Sono deciso ad andare fino in fondo. Anche in questo caso significa sono determinato. Sono deciso a non fermarmi, andare fino in fondo. Un significato quindi leggermente diverso, che non implica una decisione. Grazie a tutti per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!